Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Nel video di oggi vediamo la matita infinita. Ho pagato all'incirca 8 euro questa matita da un negozio di belle arti. Ma adesso basta con le chiacchiere, spostiamoci al tavolo. La qualità rispetto alla intro è un po' diminuita perché sto utilizzando la mia videocamera per registrare lo sketchbook. Sto testando questa inquadratura anche per video futuri sulla pittura, quindi per voi avere la visione diretta su ciò che sto facendo e magari su di me o ipoteticamente sulla tavolozza. Ma adesso basta con le chiacchiere e scopriamo com'è questa matita. È una matita che ha un corpo probabilmente in ferro molto dura e abbiamo la possibilità di svitare la mina nel caso in cui dovesse terminare, anche perché è infinita, però come tutte le cose ha una fine. Se non sbaglio dovrebbe avere circa 20.000 metri di scrittura e ho pensato che per noi pittori, disegnatori, artisti questo strumento possa essere davvero utile. Quando realizziamo un disegno, parlo per me, la maggior parte del tono intermedio è formato dalla 2H, dall'H, dove do il tratteggio generale ovunque. Avendo questa matita una punta molto dura e compressa, non abbiamo necessità di temperarla. È cancellabile, quindi possiamo utilizzarla per dare un tono intermedio senza preoccuparci che ogni 5 minuti dobbiamo di nuovo affilare la punta. Oltre che potrebbe essere utile se andiamo al mare e non ci vogliamo portare tante matite o tanti strumenti assieme. Ma anche se non sei un artista, ti piace fare il cruciverba sul mare, questa può essere una soluzione ottima. Essendo una matita compressa, probabilmente sarà una H o una 2H. Possiamo subito fare il confronto con qualche altra matita. Questa è una 2H, molto più dura. Questa è un HB, questa è un H. Eccola, molto simile alla H. Quindi la sfida di oggi è capire con un H, ma comunque con questa matita che ha una punta che avrà una sensazione diversa sulla carta, che cosa si riesce a fare soltanto con questa matita e in caso implementarne altre. Però lo scopo è appunto di realizzare il massimo con questa punta. Andrò a prendere queste immagini, che è una delle immagini che utilizzo come base per il corso di pittura e disegno che sto facendo. Quindi andremo a realizzare questa mela. Questa marca l'incanta, la marca di questa matita sembra davvero ottima, è proprio stabile, dura, perché ho trovato anche degli esemplari simili su Amazon. Però una delle critiche era appunto la fragilità di questa parte qui della punta, cioè traballava. Quindi alle volte è meglio spendere qualcosina in più ma avere un prodotto ottimo che possiamo sempre riutilizzare. Facciamo una piccola prova per vedere come si cancella. Come potete vedere va via tranquillamente. Addirittura ho letto anche di persone che accusavano la matita di essere troppo dura. Se non mi sbaglio qualcuno ha scritto sembra di utilizzare la punta di un chiodo, però sembra di utilizzare una matita tranquillissima, un po' più pesante. Noi che utilizziamo portamine del genere comunque siamo abituati a un certo peso. Una prima cosa che noto è che la punta eccessivamente rotonda mi dà leggermente fastidio nella precisione del tratto. Probabilmente è solo questione di abitudine, perché quando utilizzo le mie matite tendo proprio a farle quasi a scalpello. Conviene utilizzare un tratteggio incrociato perché non avendo la possibilità di sovrapporre matite più scure, utilizziamo il gioco delle trasparenze. Però ho deciso che non andrò con lo sfumino proprio perché voglio lasciare il segno grafico pulito per lasciare un ricordo di quanto soltanto l'incrocio di una H riesca a fare. Qui si tratta soltanto di una mela di un corpo molto piccolo, però se fosse stato un volto
magari anche nel mio caso avrei dovuto fare tutta questa parte con la H, è stato molto veloce, e soprattutto non ho dovuto temperare la matita, non ho dovuto affilare la matita ogni 5 secondi, quindi molto molto più veloce. Quindi questa cosa è veramente ottima. Naturalmente lo scuro è quello che è, in questo caso siamo arrivati al massimo di scuro, eppure comunque sono molto soddisfatto. La H vabbè, è quella che è, non ci possiamo fare altrimenti. Però già così come disegno preparatorio o supporto a un disegno completo, quindi ad altre matite, è fenomenale. Adesso andiamo a fare una serie di tratti per capire come si sfuma. Utilizzerò un semplice sfumino che di per sé è già sporco, però mi interessa capire come si comporta proprio il tratto. Quindi dove abbiamo calcato naturalmente lascia un po' il segno, però si sfuma molto molto bene, essendo comunque questa una mina compressa. Quindi se dovessi dare le mie considerazioni è una matita promossa al 100%. Unico difetto che mi ha un po' dato fastidio, come ho già detto, è la grandezza della punta, troppo spessa e troppo ingombrante, considerando che solitamente tendiamo ad affilare le punte in questa maniera, quindi ingombrante dal punto di vista visivo, copre molto più spazio, però nel senso non si può fare altro se vogliamo appunto tutta questa durata e tutta questa durezza e resistenza naturalmente. Utilizzandola nel tempo, un escamotage per affilare sempre di più la punta e utilizzarla sempre girando, quindi facendo in modo che la punta si crei da sola, perché comunque un po' si consuma. Quindi se dovessi dare un voto da 1 a 5 stelle ne darei 4, 4,5, perché comunque è un prodotto molto molto utile che consiglio a tutti di acquistare, specialmente per chi disegna tanto e non vuole perdere sempre tanto tempo, anche perché questo è un soggetto comunque molto piccolo, magari su un volto, su un corpo, su una 3 già la situazione cambia, sarebbe stato molto più comodo. Non mi dispiace la pesantezza della matita che mi costringe a essere molto più controllato e non a fare questo con la matita. Magari nel tempo vi dirò i feedback su questa matita, quanto durerà, considerando che l'abbiamo utilizzata oggi, che è 0,8 06. Grazie se hai visto tutto il video, ti chiedo di lasciare un mi piace, fammi sapere se questa modalità di video vi possa piacere, quindi magari anche fare un video sulla pittura con doppia telecamera, con doppia videocamera potrebbe essere una soluzione, anche se devo trovare una videocamera migliore dal punto di vista di qualità. E lasciatemi un commento per farmi sapere se l'avete già provata, se la conoscevate, o se vorreste vedere il video sulla punta d'argento. Quella è proprio la matita infinita che però non si può cancellare. E ti chiedo di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che sto cercando di costruire. Vi chiedo scusa se questi video sono un po' così, passatemi il termine, ma sono in sessione di esami e quindi questo è il periodo molto stressante, considerando che poi dal 16 avrò finito anche di seguire tutte le lezioni e avrò finito per sempre. Do questi ultimi esami e poi mi dedico maggiormente a YouTube che mi sta dando tante soddisfazioni. Grazie se hai visto tutto il video, arrivederci.